forse può essere di grande ispirazione o suggerimento o semplicemente qualcosa di interessante da guardare, che la conoscenza e quindi la consapevolezza ti permette di gestire anche l'imprevedibile. I 1000 mestieri che Marco deve conoscere per montare un'opera lirica, quindi per scriverla, per idearla, per vederla, diciamo che è quasi accessoria la parte musicale per come l'hai descritta, no? Perché in realtà devi essere tutto di quello che succede dentro, devi saper gestire qualunque cosa, come il Bernini di Iago che sapeva in ogni caso gestire fisicamente quello che coordinava. E la stessa cosa, Iago, quando prendi consapevolezza di questa cosa incredibile che è la tridimensionalità, della spazialità che viviamo per tirare fuori questo ti permette di avere, come dire, il cuore più leggero ad ogni colpo di scalpello che devi dare. E a questo punto mi piace sentire da Angelo che con la conoscenza e con la consapevolezza ha un rapporto molto profondo, perché in questi anni l'ha incrociata da una conoscenza scientifica a una conoscenza artistica che hai molto fatto facendola, no? È un po' quello che diceva Marco prima e anche Iago, c'è tanti punti di collegamento insieme, le cose si fanno facendole, vero? Assolutamente sì. Tra l'altro il gioco facile, il gioco in casa, perché hanno detto ormai tutto, hanno detto cose fondamentali nelle quali mi rispecchio totalmente. Il mio rapporto con la musica forse esula un po' dal filtro che mi sono dato negli anni, perché oramai io ho preso la scienza come filtro per guardare al processo creativo, in quanto la scienza mi interessa non solo per quella che è, ma anche per quello che genera nella società, quindi sono molto interessato all'epistemologia, alla sociologia della scienza, cioè proprio a vedere come avviene l'interazione tra il mondo della scienza e il mondo e il resto del mondo, quello delle persone che fanno altro, che scolpiscono, che suonano, ma che vanno anche in ufficio la mattina. E questo lo trovo estremamente interessante e stimolante, mi dà un sacco di idee che vanno da idee appunto dai concetti che scrivo alle idee che disegno, alle idee che suono. Però la musica in qualche modo, per quanto mi riguarda, riesce ad essere anche indipendente da questo filtro. Sarà che forse grazie al fatto che mi chiamano ogni tanto per fare dei concerti tout court, proprio vado a suonare jazz, vado a suonare classica, oppure vado a suonare su una colonna sonora di un film. Però quando io lavoro sto diventando sempre più accentratore, anche la musica sta pian piano rientrando in questo filtro attraverso il quale mi piace guardare l'esistente, e la scienza trovo che segua esattamente le stesse regole di cui hanno parlato i miei colleghi, perché alla fin fine la scienza non è la natura, la scienza è un'attività umana, viene fatta dagli uomini, esattamente come una scultura, come una composizione. Quindi è fallace, anche la scienza dà delle martellate che costano e spesso vengono buttate, anche la scienza fa delle cose che poi risultano evanescenti e altre che invece rimangono, eccetera, eccetera. E soprattutto è anche molto creativa, perché alla fin fine si tratta ancora una volta di una comunicazione. La scienza va comunicata alla gente, quindi questo è un problema di comunicazione proprio squisitamente comunicativo, ma poi c'è anche un problema di comunicazione con la natura. Il grande interlocutore, il grande pubblico è la natura stessa, con la quale si cerca di instaurare un rapporto adottando un linguaggio che possa essere compreso dalla natura. Se tu alla natura poni le domande nella lingua giusta, lei ti risponde. E tu devi essere bravo a capire la risposta una volta che sei stato bravo a porre la domanda. Le due cose non vanno sempre assieme, e trovo che nel caso del coronavirus stiamo assistendo a un qualcosa di emblematico. Finalmente abbiamo davanti agli occhi, tutti hanno davanti agli occhi un caso chiaro di creatività scientifica, perché trovo estremamente interessante il fatto che non esista ancora un farmaco per questo virus, un farmaco per curare questa malattia. Però quindi non esiste un rapporto 1-1, c'ho il Covid-19 quindi prendo la pillola X. Allora gli scienziati al momento stanno cercando, i medici, i biologi, i virologi stanno cercando di trovare una via al virus che passi attraverso non quello che non sappiamo, l'ignoto, ma attraverso il già noto. Quindi la conoscenza di tutti i casi precedenti, la conoscenza della letteratura, fa sì che si possano riscontrare in alcuni farmaci che sono stati già usati per altre malattie delle caratteristiche che potrebbero in qualche modo essere utili per curare
parte o tutta la malattia provocata dal coronavirus. Questo è assolutamente un processo creativo, ovvero un processo che tende a prendere concetti apparentemente distanti tra di loro e trovando invece che sono intimamente connessi, e questa connessione diventa a un certo punto utile, diventa a un certo punto fondamentale, diventa a un certo punto caso, diventa arte, diventa scienza, diventa letteratura, diventa un sacco di cose, diventa società. E questo è il vero processo creativo che ci vede campioni sin da quando abbiamo iniziato a fare i graffiti dentro una caverna, o da quando abbiamo iniziato a organizzare i primi suoni con una scala, con un aulos, con un flauto, con qualche altro strumento, con una percussione. Siamo creativi, siamo capaci quindi di mettere assieme due concetti per trovarne un terzo, o addirittura un quarto, un quinto, due cose che conosciamo per farne una che non conosciamo. Questo lo trovo estremamente interessante e mi intriga da matti, perché alla fine la nostra situazione è assolutamente, in natura è assolutamente sfavorevole. Noi non siamo in un punto del cosmo dal quale possiamo capire cose particolari, non abbiamo particolari doti per poter dominare davvero la natura, se non quella di capire i nostri limiti e proprio su quelli basarci e su quelli fare leva. Ed è per questo che trovo, come del resto è stato già detto da Iago, trovo questa situazione una grande occasione. Spero di poter sopravvivere per poter cantare vittoria, perché questa situazione ci permetterà di rialzarci e di trovare finalmente nuove strade, laddove invece in qualche modo stavamo assistendo a una ripetizione di tanti topoi narrativi, scientifici. Ci stavamo abitando un po' su noi stessi. Abbiamo tolto le nostre sicurezze, ci hanno tolto le nostre sicurezze da sotto i piedi, stiamo barcollando, ma troveremo un nuovo punto d'appoggio. Quel nuovo punto d'appoggio di sicuro sarà tale da farci vedere il mondo con un angolo del tutto diverso. Questo angolo del tutto diverso di sicuro ci farà scorgere cose che prima non potevano essere viste. Quindi è un momento estremamente eccitante, e con questo non vorrei certo mancare di rispetto per tutti coloro che stanno soffrendo o che hanno perso dei cari. E semplicemente che sto cercando di spostarmi dalla mia situazione di uomo che ha paura, per cercare di vedere come l'umanità potrebbe in qualche modo risolvere il problema. In pratica quello che stiamo riuscendo a fare, o quello che siamo chiamati a fare, è quasi un spegnere e riaccendere, come quando ti si blocca il computer, il cellulare. La cosa migliore è fermarsi, stare così in casa, spegnere e riaccendere. Il sistema si riavvia, troverà il virus, ce lo dirà e ci dirà anche in quale locazione di memoria si è andato a localizzare. Angelo, prima di passare, di lanciare un passaggio a Marco, volevo ricordare questo tuo modo interessante, diagonale, di affrontare artisticamente un concetto, no? Chi ha modo di seguirti sui social, su YouTube, sui tuoi canali, sta seguendo dei racconti deliziosi, godevolissimi, della storia della mitologia greca con la quale si racconta il cielo. Quindi le costellazioni sono nel cielo per tutta una serie di motivi che tu racconti con grande gusto. Lo fai ci vuole un po' di tempo per farlo, quindi io consiglio di andarti a vedere in queste cose. Mi è sempre sembrata questa cosa una cosa estremamente utile anche in un passaggio del genere, quindi un punto di vista completamente diverso per raccontare qualcosa che, sai, magari adesso si sente tanto dire la scienza non è democratica, la scienza non è questo, la scienza non è quest'altro, ma come hai detto prima, la scienza è la vita, il racconto della vita, è un po' la series della vita, no? È una narrazione di questa vita. Marco, in questi casi però noi ci stiamo rivolgendo a un pubblico d'azienda, e spesso i direttori, gli HR sono smarriti, perché qui in un caso del genere salta tutto, no? Salta la leadership, salta come gestire le persone, salta la gestione del tempo, salta la gestione dello spazio. Noi qui ci siamo dovuti inventare un passaggio assolutamente anomalo, atipico, no? per risolvere questo problema, l'imprevisto. Io nei racconti di questi giorni, nelle tante Skype, nelle tante videoconferenze che abbiamo fatto in questi giorni, ho segnato un passaggio che ho ritrovato magicamente in tutti voi oggi, no? Che è quello di fare qualcosa dentro, quindi qualcosa per noi, e quello di fare qualcosa fuori, cioè la necessità di dover raccontare qualcosa a qualcun altro, che resti qualcosa per il nostro benessere, per il nostro miglioramento, semplicemente per farci stare bene, perché se stiamo bene nella vita faremo qualcosa di meglio.
questa composizione visiva della musica e fisica della messa in scena, perché anche tu devi ragionare tridimensionalmente nello spazio come Iago, non solo per immagini, ma ti devi immaginare masse che si muovono e persone che fanno cose. Come possiamo affrontare un ribaltamento così forte da un punto di vista di un uomo di arte come te, se lo dovessi tradurre in qualcosa che ti è capitato o che puoi visualizzare? Applicherei le stesse regole che ho descritto prima alla realtà, perché questa cosa che sta accadendo ha una caratteristica, ha la strana caratteristica di essere nello stesso tempo reale, ma anche corrispondere a degli stereotipi narrativi, talmente stereotipi appunto, che in molti hanno un senso di smarrimento, perché quando si dice sembra di essere in un film. Quanti ne abbiamo visti, no? I film sulle grandi pandemie disastrose, e si sta svolgendo esattamente tutto come se ci fosse un grande sceneggiatore. Sì, perché c'è come dire, una strana corrispondenza, insomma, di topos narrativi che si stanno sovrapponendo a questo rende difficile il governo se io in questo momento fossi, come dire, al governo di qualcosa, cioè dovessi affrontare questa faccenda da un punto di vista pratico, dovessi tenere in mano una struttura complessa, insomma avrei molte domande da farmi, e cioè se tutto quello che vedo è veramente vero, è la prima cosa da capire, oppure se invece c'è qualcosa che non funziona, altrimenti tutto quello che poi si decide di fare rischia di partire da un posto sbagliato. La coincidenza tra quello che accade e la verità è sempre un problema forte, perché quando poi facciamo teatro ce ne accorgiamo molto, cioè noi pensiamo di mettere in scena una finzione, alle volte non è così, alle volte la finzione è molto più vera della realtà. C'è una realtà che diventa verità a prescindere, che è la questione di oggi, cioè è la questione del mondo vissuto, come dire, sulla rete. Lo sperimentiamo tutti i giorni, per esempio con i messaggi cosiddetti fake, no? Quando noi parliamo di fake news o di fake, di falso, falso incide molto però sulla nostra percezione, su quello che poi alla fine pensiamo e quindi sulle nostre azioni. E questa cosa, secondo me, ecco, questa è la cosa che se io governassi una struttura complessa terrei in primo piano. E altrimenti, se ti fai prendere da uno di questi racconti e scegli solo un binario, vai fuori strada e rischi di fare danni a una collettività. Quindi chi ha una responsabilità di una grande azienda, soprattutto una grande che produce energia, in questo momento ha, come dire, in mano la situazione. Ha una grande responsabilità. Nel futuro prossimo sarà una bella scommessa, perché il mondo non sarà più quello. Il mondo non sarà più quello di prima. A prescindere appunto da da qualsiasi tipo di giudizio noi si possa dare su ciò che sta accadendo, giusto, sbagliato, improprio, sono i complottisti, ma una cosa è sicura, che quando questa ondata sarà passata, sia essa vera sia essa falsa, il mondo non sarà più quello di prima, e quindi non importa, a questo punto non importa più, è inutile interrogarsi troppo. Quello che dobbiamo capire è cosa fare dopo, perché il dopo è il problema oggi. Cosa fare dopo? Qual è la cosa più sana da fare?
probabilmente quello che suggeriva Iago prima. Io lavoro, vado avanti, produco le cose nel modo in cui posso farlo, o mi invento dei modi, come stiamo provando a fare noi, con tante complessità, che però con tanto desiderio di raccontare qualcosa che migliori dentro e fuori, no? Che ci faccia diventare ogni giorno quel pezzettino di esperienza in più che, usciti da un'opera lirica dove abbiamo pianto, ci siamo commossi, siamo inspiegabilmente un po' migliori, no? Quindi probabilmente è restare su questo binario, Marco, che potrebbe aiutarci. Che ne pensi? Sicuramente la perdita delle certezze dovrà farci venire in mente uno degli altri modelli, perché se questo non ha funzionato, su questo sarà inutile discutere, questo non ha funzionato, e quindi qualsiasi cosa venga immaginato nel futuro, dovrà tenerne conto, quindi bisognerà capire su che cosa basare l'equilibrio di cui parlava prima. Perché è vero che adesso l'equilibrio non c'è, quando si ricostruirà l'equilibrio non potrà essere l'equilibrio uguale, perché avremo tutti dentro la consapevolezza che lo stesso equilibrio riporterà esattamente allo stesso punto e magari sempre più velocemente. Questa consapevolezza, se non c'è ancora, è meglio farsela venire, perché altrimenti rischiamo troppo.